Amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi live anticipata, orario anticipato, visto che appunto sono a Dubai, c'è un po' di fuso orario, ci sono un sacco di cose da fare. Sono al token 2049 ed è proprio oggi l'apertura dell'evento, è l'evento cripto più grande al mondo e l'apertura l'ha fatta. Mi viene da ridere perché ormai è il nostro meme preferito, lo sapete, è una ricorrenza quasi per noi, no? Commentare tutte le sue previsioni, che ogni tanto ne spara una da una parte o dall'altra e a me fa impazzire. È entrato, primo speech, il suo, e c'era la sua la slide, no, del titolo del suo speech, Full Send si intitolava. Ho detto bene, tocca mettere la FOMO cuffia qui con 40 gradi fuori all'ombra, mi tocca mettere 3 FOMO cuffie. Full send, buy everything, I repeat, buy everything. Quella era la sua slide di copertina della presentazione. Ho detto bene, partiamo molto bene, così cominciamo subito con la FOMO. E poi la FOMO ha avuto niente po' di meno che un'escalation. Il suo speech infatti diceva: previsione di prezzo, Bitcoin a 1 milione entro il 2028, e poi ha detto it's time to long everything, diceva bisogna il momento questo migliore per comprare tutto, stocks e cripto, e ha argomentato. Adesso ne parliamo, datemi giusto il tempo di finire questa intro e poi ne parliamo. Comunque questa è la nuova previsione di Arturo. Io sorrido sempre perché lo sapete che le previsioni di prezzo non hanno senso, ve lo ripeto tutte le volte, no? Voi direte allora perché ne parli, perché le commenti? Perché comunque se ne parla ovunque, a me piace commentare più che altro, più che la previsione di prezzo che è pura sfera di cristallo, la tesi che c'è dietro, cioè le motivazioni. Arthur Hayes, al di là delle sparate che fa, perché fa sparate di ogni genere, comunque fa delle analisi interessanti, soprattutto lato macroeconomico. Le condisce con troppa FOMO dal mio punto di vista, però comunque le analisi spesso sono interessanti, va a vedere un po' il motore macroeconomico. Non so chi di voi legge comunque il suo Substack, ci sono delle belle analisi, dei pipponi da 30 minuti, con tanto materiale comunque da cui estrapolare informazioni interessanti. Ovviamente bisogna filtrare la bullishness e cancellare dalla propria mente le previsioni di prezzo che non hanno senso. Comunque, tra poco andiamo a vedere quella che è la sua tesi, secondo la quale questo appunto è il miglior momento di comprare sia cripto che stocks, e secondo lui siamo vicini a un bottom di mercato locale. Poi di che cos'altro io vi chiedo anche la vostra opinione, già che ci siamo. Voi cosa ne pensate di questa mirabolante previsione? È l'ultima delle sue sparate o può avere un senso? E se vogliamo giocare alla sfera di cristallo, qual è la vostra previsione per il 2028? Scrivetemela nei commenti, così giochiamo anche noi a fare gli Arturi. Scherzi a parte, al di là di questo, andiamo a vedere i dati sugli ETF che, guardate, siamo tornati vicini ai massimi storici, anche di questi. Siamo tornati, ci sono inflow, guardate che inflow. Nell'ultima settimana è stata la settimana, guardate i dati fondamentali, sono molto positivi. Cioè è stata la seconda settimana migliore di sempre in termini di inflow negli ETF. Cioè, ragazzi, è un dato fortissimo se contestualizzato nel periodo di mercato in cui ci troviamo. Cioè, non dimentichiamo che siamo in una fase di mercato, al di là di Bitcoin, che è in ritracciamento comunque, e quindi cioè, con Bitcoin in ritracciamento un inflow del genere è notevole, ok? È notevole, ma al di là di tutto, guardate, questo è Nasdaq, cioè Nasdaq anche lui è in ritracciamento. È vero che ha fatto un bel rimbalzo, però siamo ancora sotto, e parliamo di un indice azionario, non di una cripto, siamo ancora sotto di più del 10%. Quindi, insomma, con un mercato molto incerto, molto debole, oggi tra l'altro, poi parliamo anche di quello, dei dati sul PIL che sono usciti, cioè si teme la recessione sempre di più e Bitcoin si sta comportando in modo sempre più interessante. Sta giocando la partita della vita, spesso ripeto, perché se riesce ad affermare la tesi per cui diventa un asset, un fear asset, per usare le parole di Larry Fink, che sono state abusate dai giornalisti dicendo robe che non stanno né in cielo né in terra, ma se diventa un fear asset, no? Un asset da detenere nei periodi di paura e viene consacrato in quanto tale e sale mentre l'azionario scende, svoltando quella che è la narrativa di Bitcoin è l'ennesimo asset risk on correlato all'azionario,
Cioè questa è la narrativa più grossa che esista, più potente che esista per Bitcoin. Quindi occhi aperti come sempre al grafico Bitcoin Nasdaq, non è questo ma è questo, Bitcoin Nasdaq che è appunto vicino ai massimi, attenzionatelo perché questo è l'anticipatore se dovesse partire un ulteriore leg up. Al di là di questo, anche oggi, che come vi dicevo è uscito un dato molto negativo per il PIL americano, abbiamo un PIL che è contratto, è la prima volta da non so quanto tempo che si vede un PIL in contrazione nel primo trimestre, ci si aspettava un più 0,3, abbiamo avuto un meno 0,3, PIL in contrazione e questo ha avuto diretta conseguenza sul timore di recessione. Timore che guardate al 74% secondo i prediction market. Il 74% degli utenti si aspetta quest'anno una recessione nel 2025. Quindi il contesto è un mercato molto fragile, un mercato di paura, un mercato dove c'è il dollaro che si sta svalutando, le politiche dei dazi che portano tantissima incertezza, l'oro infatti che continua la sua folle corsa, il VIX che è molto volatile si alza, il mercato dei bond che è molto volatile, tanta incertezza, tanta paura e il rischio di recessione. E in tutto questo, se Bitcoin, ripeto, si affermasse per quello che è, questa sarebbe la narrativa dominante che poi chiaramente lo andrebbe ad alimentare tantissimo a mio parere. E Arthur Hayes si basa proprio su questo, in parte, per questo vi ho fatto questo preambolo, ma soprattutto su un'altra cosa. Secondo lui il mercato, no, un mercato così fragile non può durare perché o la banca centrale o altri interverranno e secondo lui questo porterà poi a un'iniezione di liquidità, quindi una sorta di money printing in una forma similare al quantitative easing, che non sarà un quantitative easing diretto perché, e mi sento di essere abbastanza certo, no, di questo, cioè non è che la Fed dice vabbè, abbassiamo i tassi e stampiamo moneta, no, anche perché Powell non è tanto amico di Trump, diciamo, hanno avuto qualche battibecco, diciamo che anche bello spinto, Trump lo voleva licenziare, non so se vi ricordate, sicuramente Powell non andrà a fare quello che Trump gli dice. Però anche se non sarà lui a fare direttamente quindi queste operazioni di iniezione di liquidità, Hayes dice che potrebbero essere gli hedge fund e comunque investitori che acquisteranno in massa le treasury, quindi faranno dei buyback iniettando quindi liquidità nel sistema, comprando debito e iniettando liquidità. E quindi lui dice il prezzo di Bitcoin cioè con questo andamento, quindi altra liquidità e tutto quello che abbiamo detto finora, potrebbe salire fino a 1 milione, la sua previsione che aveva già fatto e la reitera, 1 milione entro il 2028. E poi dice it's time to go long everything e parla di cripto e stocks proprio perché questa politica espansiva, diretta o indiretta, probabilmente indiretta, un po' come è stato, dice, nel 2022, questo gli ricorda il terzo trimestre del 2022, dove c'erano tante ragioni per aver paura del mercato, qui eravamo nel pieno rialzo dei tassi, nelle cripto c'era stato il collasso di FTX, il caso Terra Luna, e tanto altro, e gli Stati Uniti attraverso il repo program, quindi non direttamente, se vi ricordate eravamo in fase di tightening, comunque ha tirato fuori 2 trilioni e mezzo e in questo modo indiretto ecco potrebbe accadere nuovamente secondo lui nel prossimo futuro, facendo rimbalzare i mercati soprattutto, che è la cosa che gli Stati Uniti vogliono di più, no? Vogliono un mercato che cresce, non un mercato che si contrae, per far felici i loro investitori e i poteri forti, come dicono, no, quelli che è, e quindi questo chiaramente impatterà su tutti i mercati a 360 gradi. Questo ipse dixit, come dicono i latini, questo lo ha detto Arturo stamattina e ci ha fatto mettere la FOMO cuffia a tutti. Cosa ne pensi? Ora che te l'ho anche spiegato, fammelo sapere in descrizione, sì, ciao, nei commenti. In descrizione
descrizione invece ti lascio, visto che mi è venuto questo loop, ti lascio il bonus, la promo che è ancora disponibile, $50 di bonus, che vuol dire posizione fino a $5.000 gratis, long o short, perché c'è una leva fino a 100 per, non sei obbligato ovviamente a usarla, tu hai $50 a collaterale che puoi usare in leva fino a 100 per aprire una posizione senza rischio, rischi il bonus, e long o short a tuo piacere, e i profitti eventuali ti vengono dati in USDT, quindi sono ovviamente accreditati e prelevabili. Come si ottiene? Ti registri a Whitebit, l'exchange di cui abbiamo fatto la video guida recentemente, quello della carta, col link in descrizione, e devi poi depositare almeno 30 euro o euro equivalenti in cripto e scrivere qua il tuo nickname sulla piattaforma, quello che trovi nel campo, ecco, utente, account, quello che è. E basta, compili questo form e ti arriva il 30 di maggio, finita la promozione, ti arriva il bonus e lo puoi usare quando ti pare. È accreditato lì e te lo usi anche in più tranche, in più posizioni, in una sola, lo decidi tu, ok? Link in descrizione. Ora torniamo a Bitcoin e andiamo ad esaminare la sua price action. Price action che è bella concentrata ultimamente, guardate, siamo in fortissima compressione, enorme compressione, guardate che roba, una compressione che a seconda di dove poi scoppierà, verrà rotta, potrebbe avere un esito anche notevole, perché se viene rotta a rialzo, guardate, che significa sweep dei 95.008 e chiusura sopra i 95.000, si arriva dritti dritti, ma già con lo sweep ci si arriva di sicuro, perché è proprio dietro l'angolo, alla resistenza più importante di tutte, l'origine del breakdown. Questa è l'origine del dump. Cioè, non so se vi rendete conto, ma se facciamo un breakout da questa lateralità, ed è per quello che facciamo fatica a muoverci, perché c'è una bella lotta domanda e offerta, anche se con volumi scarsi, comunque la lotta c'è, no? Sono tutti titubanti a fare operazioni, proprio perché aspettano di vedere cosa succederà. E ogni tentativo, vedete, di fuoriuscita viene assorbito. Questa è l'origine dell'intero breakout. Come mai? Perché, guardate, da qua in poi sono iniziati forti volumi di sell-off, e chiaramente questo appunto è l'origine della rottura di quello che era il costrutto di top, questo range. Vedete? È stato rotto dal movimento originato da qui. Quindi questo, se assorbito, manda underwater tutte le posizioni ribassiste che sono originate proprio da questo punto in poi. Le mette sotto pressione, le porta a chiuderle, no? E questo è importantissimo. E cambia completamente la struttura che sul breve, nota bene, è già cambiata, perché abbiamo un costrutto di bottom rotto a rialzo, quindi sul breve siamo ritornati bullish, sul breve, sul medio siamo al bearish retest possibile. Vedete, la struttura di medio termine settimanale è proprio sul livello chiave del bearish retest, ed è anche proprio per quello che è importante, porca miseria, fare questa operazione, no? Vedere da che parte rompiamo, perché in quel piccolo range lì si gioca una partita molto importante. Se viene rotto a rialzo e andiamo a prendere l'origine del breakdown, come vedete non c'è più il bearish retest, è un retest riuscito positivamente. Se invece andiamo ad assorbire, andiamo a scendere, abbiamo una prima resistenza. Vedete, qua ci sono i livelli, no? Vedete, su una prospettiva diversa. Sul daily cosa avremmo? Lo sweep dei 91,6 e la chiusura sotto i 94. E poi, bam, primo target 90.006, secondo 87,5 e terzo 83 e 84 facciamo. E poi qua si gioca la partita della domanda, cioè dove arriva la domanda? Punto interrogativo. Se arriva qui, ottimo scenario, sul primo supporto, perché abbiamo una domanda che arriva subito, buona probabilità di continuazione rialzista. Se arriva sul secondo, ok, media probabilità di continuazione, qui siamo nel centro del movimento, quindi in equilibrio, quindi serve una bella domanda per ripartire. E se invece scendiamo abbiamo il bear case. Il bear case diventa l'assorbimento dell'origine del pump, che la logica è sempre quella, no? Però basata ovviamente su impulsi di diversa entità e diversa, diciamo, rilevanza temporale. Qua è sul breve,
sul breve siamo rialzisti, quindi assorbire l'impulso ci riporta giù al bear case e perdere quindi gli 84.000, questo è un po' il, ripeto, bear case. Mentre la rottura a rialzo è il bull case, perché vuol dire che addirittura questo livello, 93.007, il low settimanale del costrutto di top, sta facendo già da supporto, quindi non è un bearish retest se continuiamo così, ma è diventato un supporto e questo è lo scenario di massima forza. Questa è la situazione attuale su Bitcoin, ok? Spero di essere stato chiaro e di avervi dato un quadro completo. E quindi questo è, sul settimanale, sì, come vi dicevo l'ultima volta, è un buon livello per hedgarsi, per chi vuole, con il rischio conseguente, no? Ne abbiamo parlato, abbiamo già detto, non mi ripeto, non voglio perdere altro tempo. Questa è la situazione, al di là delle previsioni mirabolanti di zio Arturo, ok? Questa è la realtà dei fatti. Poi, PIL statunitense ne abbiamo già parlato, insomma è un dato abbastanza preoccupante per tanti, clima di sfiducia, timori per la recessione, primo trimestre in cui si registra un dato negativo, ecco, dal 2022, ecco, giusto per farvi capire, quindi molto, molto, molto preoccupante come dato, vedremo poi se ci sarà questo intervento indiretto da parte di qualcuno, ecco, che inietterà liquidità. BlackRock fa un nuovo fondo on-chain che si chiama BLF Treasury Trust Fund. Nuovo passo di BlackRock, molto importante questo, molto importante. Vuole creare azioni tokenizzate del suo fondo. Quindi di fatto continua il discorso della tokenizzazione che investe quasi esclusivamente in treasury, quindi un'alternativa insomma di BIDL e basta, e questa è la situazione, ma come mai ve ne sto parlando? Perché il tema è la tokenizzazione. Lui dice tokenizziamo tutto, cioè lo ha detto varie volte in varie interviste, i mercati non dovrebbero chiudere, rivoluzionerà gli investimenti, le transazioni che richiedono giorni si andrebbero a fare il clearing in pochi secondi, tutte queste cose ha detto, lui è strapositivo, secondo lui mancano degli strumenti di KYC, antiriciclaggio, per riuscire a fare, ecco, uno strumento che sia completo, cioè e sicuro, soprattutto per gli istituzionali, perché chiaramente vogliono anche questo. Ma ne ho parlato spesso, real world assets è il trend più importante di questo ciclo. Dimenticate i token, i suoi token e quant'altro, che non è quello il tema è l'utilità effettiva, la crescita dell'ecosistema. Real world assets è il trend, secondo me, più importante di questo ciclo. Tether domina anche sull'oro, Xout, che è la sua stablecoin, insomma il suo equivalente di Pax Gold, no? Continua a crescere, ha comprato 7,7 tonnellate d'oro perché è completamente collateralizzato da oro, come sapete, no? È lo USDT sull'oro. L'altro prodotto estremamente utile di Tether. Tether, ragazzi, nel mondo della tokenizzazione è il player dominante. Poi abbiamo un po' di notizie, vabbè, Trump che dice che è colpa di Biden se il mercato scende. La piattaforma di Trump, Truth, vorrebbe lanciare un token, apparentemente Trump ormai lancia token come non mai, tra un po' lo vedrò qui a Dubai anche lui, non lo so, non mi stupirebbe. Poi cos'altro abbiamo? L'accumulazione che continua, le whale continuano ad accumulare ai massimi, 0,95 su 1, la coorte media rimane sull'accumulazione 0,809, i piccolini invece stanno un po' invertendo il trend, prima erano più sulla distribuzione, adesso stanno andando verso un valore di 0,6, 0,5 è una via di mezzo, sotto lo 0,5 c'è distribuzione, sopra c'è l'accumulazione. I microbi rimangono distribuzione, 1,10 e minore di 1, quindi i piccolini, microbi poi 1,10, la faccia del microbo, però rimangono ecco in distribuzione, mentre come vedete c'è un trend, diventa sempre più blu la parte superiore, quindi le whale ecco sono tornate in fase di accumulazione e questo è. Ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto una bella chiacchierata su tutto a 365 gradi e vi do i cippini che oggi ve li meritate tutti quanti, cippinizzatevi tutti, bam YouTube, bam Twitch e pure TikTok, giù di cippini che non saprete neanche che cosa sono, ma vabbè.
ma vabbè. E che altro? Ricordatevi, ecco, c'è attivo se vi interessa il bonus di Whitebit, ve lo ricordo di nuovo. L'ho messo via, eccolo qua, vi lascio il link in descrizione, vi registrate, deposito di 30 euro a più e lasciare il vostro nickname di Whitebit nel form e vi beccate il bonus di 50 USDTB che potete usare per fare quello che volete fino a leva 100 per, quindi fino a 5.000 dollari di posizione. E questo è quanto. Guardate, vi giro anche il link direttamente qua nel caso in cui vi interessasse. Tac. Amici, vi auguro una buona serata. Noi ci rivediamo venerdì che sarò di nuovo in Italia, quindi venerdì la nostra live sarà regolarissima e domani nuovo episodio del corso di analisi tecnica gratuito, non perdetevelo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima. Eh già.